I'm burning at your lips. That's so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only... Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi faremo insieme un progetto con il punto nido d'ape. Vedete, è veramente molto bello, non vi preoccupate, sembra difficile, ma con la spiegazione che vedrete passo passo, secondo me, anche se non siete molto esperte, ci potete riuscire veramente tranquillamente. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype così il mio canale crescerà più rapidamente, e seguirmi anche sui miei social. Adesso vediamo tutti i materiali che ci serviranno per realizzare questo progetto. Troverete un kit a vostra disposizione completo di tutto quello che servirà per realizzarla su borgodeipazzi.com, che potrete acquistare col mio codice sconto del 10%, che vi lascio sia qui sullo schermo che anche in descrizione. Il protagonista di questo progetto è il Cotton Big, questo cordino da 6 mm, 75% cotone e 25% poliestere, ed è appunto un cordino che si lavora veramente benissimo. Il kit infatti comprende 2 rocche di Cotton Big, una coppia di manici realizzati dello stesso tessuto e nella stessa tinta, poi una base rettangolare 25x10, 4 moschettoni e una calamita. Per quanto riguarda l'uncinetto io utilizzerò il 5,5, ma il Cotton Big si può lavorare tranquillamente anche con un 6 o un 6,5, quindi a questo punto mettiamoci subito all'opera. Prendiamo la nostra base lato corto. Allora, solo per questo giro utilizziamo il 4 perché il 5,5 passa tra i fori, ma siccome negli angoli dobbiamo creare degli aumenti, passerà difficilmente, quindi solo per questo giro io ne prendo uno più piccolo, in questo caso il 4, così farò meno fatica a fare gli aumenti negli angoli. Quindi prendo il filato, faccio il mio cappietto e adesso sul lato corto vado a creare un punto basso in ogni foro e nel frattempo, come sempre, cominciamo a lavorarci la codina. Quindi io me la blocco e questo è il nostro primo punto basso. Vado avanti, quindi non vi preoccupate se risultano i punti un po' più stretti, ma poi dal giro seguente, quando poi andremo a lavorare, andrà tutto bene. Quindi facciamo anche quest'ultimo. Adesso nell'angolo facciamo 2 punti bassi, sempre nello stesso foro. Vedete già anche con un uncinetto più piccolo si fa un po' di fatica. Poi faccio una catenella e sempre nello stesso foro andiamo a fare gli altri 2 punti bassi. Per questo il 5,5 mi veniva un po' difficile, anzi volendo anche con un 3,5, però tutto sommato ecco qua. Voi se avete difficoltà anche con un 3,5 potete fare questo giro. Adesso su questo lato io andrò a fare 3 aumenti sparsi, quindi magari uno lo faccio qui, uno qui, uno qui, diciamo non serve una regola, l'importante è farne 3, in maniera tale che otterrò così dei punti dispari e soprattutto il lavoro non mi andrà troppo a tirare. Quindi io nel mio caso faccio 1, 2, parliamo di punti singoli ovviamente, 3, ne faccio un altro singolo e qui invece mi faccio un aumento, quindi 2 nello stesso foro. Poi ne devo fare altri 2 sparsi, magari 1, 2, 3, 4, quindi qua faccio questo, per cui arrivata a questo punto, anzi qui vado a fare l'altro.
quindi ne faccio 3 in questo caso, così magari sono abbastanza equilibrati, quindi 1, 2 e 3. Mi vado a fare l'altro, quindi 1 e 2. Vedete? Poi 3 e 4, quindi poi qua cosa faccio? Ne faccio solo 2, anche se 1 e 2. Qui mi faccio l'ultimo aumento, 1 e 1, 2, e poi proseguo singoli fino a qui dove vado a fare l'aumento. Qui ne facciamo uno solamente, poi quando rigiro da questa parte, aspettate che prendo un po' di filo, ecco, dopo l'aumento faccio quello che ho fatto qua, quindi ne faccio 4, faccio un aumento, poi dopo 3 faccio un altro aumento, dopo 3 faccio un altro aumento e completo, quindi più o meno poi fate quello che avete fatto qua. L'importante è che da questo lato ci siano 3 aumenti sparsi, questo lato non ha aumenti tranne che negli angoli e questo lo rifate uguale. Quindi facciamo tutto questo giro, arriviamo fino a questo punto e vediamo come proseguire. Siamo a fine giro, tagliamo il filo perché adesso lavoriamo i 4 pannelli separati. Sfilo, adesso dobbiamo fare l'asola di chiusura, ma siccome noi qui abbiamo un determinato numero di punti che devono essere comunque dispari per lavorare questo punto e anche da questa parte, io cosa faccio? Se faccio un'asola di chiusura su questo punto aumento una maglia, quindi questo non lo considero, in sostanza vado poi a rifare questo e si fa in questo modo. Faccio passare il filo sotto il secondo punto basso che ho eseguito, proprio sotto le 2 asole, lo tiro e poi invece vado al centro delle 2 asole dell'ultimo punto che ho realizzato e faccio ripassare il filato. Vedete? Ho ricostruito quella sotto, così anche il lavoro viene molto pulito. Poi noi facciamo passare il filato qui sotto, in maniera tale che quando lavoriamo non si sfila. Io solitamente faccio anche una catenella di sicurezza, perché in questo modo proprio evitiamo il problema, e poi sono talmente fitti, ecco, vedete, questo l'abbiamo fatto passare sotto, ma c'era il nodino, quindi poi noi prendiamo e tagliamo. E adesso vi faccio vedere l'altro passaggio. Adesso iniziamo a lavorare il punto alveare, perché poi i laterali invece li facciamo normali. Allora prendiamo il 5,5, facciamo un cappietto e io con questi aumenti che ho fatto sparsi, praticamente dopo la catenella che ho fatto qui negli angoli, quindi tra la catenella di qua e la catenella di qua, ho 23 punti. Allora il primo giro lo facciamo in costa, quindi ci agganciamo dopo la catenella, sempre al solito la nostra codina la cominciamo a fissare e lavoriamo i punti bassi in costa, così come li vediamo, quindi senza fare più aumenti perché già quello che dovevamo aumentare l'abbiamo già fatto prima. Vedete? Quindi questo primo giro lo facciamo in costa. Poi arriviamo fino a qui, quindi qua c'è la catenella dell'angolo che non si lavora, arriviamo fino a qui. Dopo che arriviamo qui facciamo una catenella, torniamo indietro con un altro giro di punto basso normale e infine un terzo. Sempre normale, quindi solo il primo in costo e i 2 normali. Quindi appena finiamo questi 3 giri inizieremo il punto alveare.
Fatte queste 3 righe di punto basso, il primo in costa e i 2 normali, adesso siamo pronti per iniziare il primo dei 2 giri che si devono realizzare appunto per creare il punto alveare. Quindi fatto questo mi faccio la mia catenella, volto il lavoro e adesso praticamente devo andare a creare prima un punto basso e poi un punto basso allungato, anzi prima un punto allungato e poi un punto basso. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, vedete che qua, quando noi facciamo per esempio il punto canestro, prendiamo qui all'inizio. Invece il primo punto allungato si inizia nel giro sottostante, quindi io mi allungo qui come se fosse un punto canestro ma più in giù e creo il mio primo punto allungato. Vedete, ho abbracciato 2 righe. Quello successivo lo faccio normale. Quello ancora dopo me lo vado a identificare, questo non si fa perché già abbiamo fatto il punto basso qui, in questo lo devo fare allungato e quindi scendo giù e vado qui e faccio il mio punto basso. Quello accanto normale e quello dopo allungato. Vedete, poi queste eventualmente, se si vanno un po' a incastrare, le apriamo in questo modo. Vedete quanto è bello? E questo ancora il retro. Poi vado avanti. Mi raccomando, i punti li dobbiamo contare, nel mio caso sono 23, ci dobbiamo sempre assicurare intanto che siano dispari, ma che sia sempre lo stesso numero, perché altrimenti abbiamo commesso degli errori. Quindi quello dopo lo vado a prendere qui e vado a fare il mio punto basso allungato e proseguo alternandoli come il punto canestro, ma anziché prendere qui ancora più in giù. Quindi e si procede. Non vi preoccupate se queste costine, vedete, un po' si vanno a, diciamo, incastrare in quel modo, noi le apriamo perché poi dopo ci serviranno per i prossimi passaggi. Quindi lo completiamo fino a qui. Ovviamente abbiamo iniziato con un punto allungato e andiamo a terminare con un punto allungato. Ed ecco qui il mio punto allungato. Ovviamente, come vi ho detto prima, se si vanno a incrociare non vi preoccupate, poi con un po' di pazienza si vanno ad aprire. Quindi cosa vado a fare? Una catenella, volto il lavoro e adesso faccio il secondo giro. E allora io mi ritrovo in questa situazione. Cosa faccio? Intanto qui all'inizio mi vado a fare un punto basso ed è qui che adesso inizia a vedersi il punto alveare, a nido d'ape, insomma. Allora adesso io devo, vedete queste 2 V, queste 2 linee, cosa faccio io? Prendo questa, faccio passare sotto il filo e faccio un bel punto basso. Ancora non si vede tanto, ma poi è questo che gli darà appunto la forma caratteristica. Poi, punto seguente, faccio un punto basso e di nuovo devo acchiappare queste 2. Quindi 1, 2, faccio passare il filato e faccio il mio punto basso. Vedete, ma appena farò altri 2 giri si vedrà molto meglio. Poi, dopo un punto basso, nuovamente questa, quindi passo così con l'uncinetto, faccio passare sotto il filato e faccio la maglia bassa e poi il punto basso normale. Nuovamente 1, 2, prendo il mio filato e lo faccio passare. Guardate quanto è bello, ve lo faccio vedere ancora una volta, quindi punto basso normale, poi prendo quest'altra, faccio passare il filato e chiudo a punto basso e nuovamente il punto basso normale. Vedete? Questo è il risultato. Lo facciamo fino alla fine,
ricordiamoci, abbiamo iniziato con un punto basso e andiamo a completare con un punto basso, quindi ci rivediamo qui e vediamo il giro, rifacciamo di nuovo il giro di prima. Fine giro, ho finito con un punto basso, li ho contati, sono sempre 23 così come ho iniziato, catenella, voltiamo il lavoro e adesso andiamo a rifare il giro, quello che abbiamo fatto, il punto allungato, perché non facciamo altro che ripeterli. Quindi il primo punto facciamo una maglia bassa, perché del resto una maglia bassa normale, perché qui abbiamo il punto allungato. Qui al centro dobbiamo andare a fare, vedete, il punto allungato, quindi entriamo qui, non solo, ma ci dobbiamo assicurare di uscire qui nel mezzo. Quindi noi lo controlliamo e facciamo il nostro punto allungato. Poi quello a seguire un punto basso normale, che del resto è in corrispondenza di questo, e qui, vedete, facciamo il punto basso allungato e controlliamo di uscire nella parte giusta. Vedete, dobbiamo andare ad acchiappare qui il centro. E quindi, vedete, poi quello successivo un punto basso normale, perché sotto c'è quello allungato, quello dopo qui è sempre, vedete che può capitare di andare in questo modo, ci assicuriamo di andare al centro e si fa il punto basso allungato. Si prosegue, punto basso normale, e nuovamente punto basso allungato qui e sempre controlliamo di arrivare al centro e poi nuovamente il punto basso allungato. Questo è basso, questo è allungato, vedete, abbiamo creato questa. Quindi a questo punto arriviamo fino a fine riga e poi vi faccio rivedere ancora una volta l'altro giro. Fine della riga, catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo ripetere l'altro giro. Quindi intanto vedete, vi ricordate che qua dobbiamo agganciare queste, quindi nel primo punto facciamo un punto basso normale e anche nel secondo. Quindi se iniziamo con questi due punti bassi normali andiamo a finire nello stesso modo. Io prendo queste due e come prima ricreo il punto basso in questo modo. Vedete che comincia a delinearsi questo bellissimo punto. Punto successivo, punto basso normale, noi dobbiamo avere sempre, vedete, queste due V. Prendiamo questo lato della V e quest'altro lato, facciamo passare sotto il filato e si fa la maglia bassa. Punto successivo, punto basso normale. Nuovamente, queste due passo sotto con l'uncinetto, faccio passare il filato e faccio il mio punto basso e poi quello normale. Guardate quanto è bello. Quindi arriviamo qui e vi faccio rivedere ancora una volta il primo dei due giri di punto alveare. Finito anche questo giro, catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo fare il giro dei punti allungati. Quindi qua iniziamo subito con un punto allungato, come abbiamo fatto nel primo giro. Vedete, qua abbiamo iniziato, stiamo rifacendo questo, quindi allungo e vado qui non c'è il fatto di andare al centro perché è il primo punto, quindi questo siamo sereni e tranquilli e lo facciamo. Poi quello successivo facciamo un punto basso normale, poi dobbiamo andare qui per fare il punto basso allungato e ci assicuriamo, vedete, che andiamo al centro della V che abbiamo sul retro e facciamo un punto basso. Poi punto basso normale, nuovamente punto basso allungato, quindi controllo, vedete, sbuco nel punto giusto e faccio il mio punto basso allungato. Quello normale
e punto basso allungato. Quindi in sostanza io non faccio altro che ripetere queste 2 righe fino a che non arrivo all'altezza desiderata. Quindi si inizia con i 3 giri di punto basso e si vanno alternando giri dove c'è il punto allungato, e dal secondo dobbiamo controllare di andare ad acchiappare proprio tutte le parti centrali, e l'altro dove andiamo a prendere le 2 V. Quindi alterniamo questi 2 giri, io arriverò a circa 20 cm di altezza, poi vi dirò esattamente anche quanti giri in complessivo ho fatto, e poi vi faccio vedere come fare questo laterale, perché chiaramente anche quest'altra parte sarà realizzata nello stesso identico modo di questa. Guardate che meraviglia questo punto. Questi sono i 2 pannelli che sono uguali. Adesso vi faccio vedere come realizzare il pannello, quindi il laterale, che è davvero molto semplice. Intanto io ho raggiunto circa 20 cm e il laterale ho creato dei giri di punto basso, quindi in andata e ritorno, per un totale di 15 giri, sempre 20 cm. Io adesso ve lo faccio vedere in breve come realizzare il pannello laterale. Quindi riprendiamo il nostro filato. Al solito non lavoro la catenella, anche perché poi faremo un giro di contorno, quindi vado in quella successiva. Al solito la codina, mi raccomando, ce la lavoriamo, così la iniziamo a fissare per bene. Quindi il primo giro in costa, come abbiamo fatto qui e qui, in questo modo. Vedete? Il laterale è molto semplice e anche qui praticamente la catenella dell'angolo non si lavora, quindi completiamo questa riga, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo con righe di andata e ritorno, ovviamente non in costa, quindi normale, solo il primo giro in costa. E completiamo quindi questo laterale realizzando 15 giri. Quindi facciamo pure questo pannello e ci rivediamo per creare il giro di contorno. Tutti e 4 i laterali sono pronti, adesso non resta che fare l'ultimo giro di contorno attorno a tutto il perimetro e poi facciamo le cuciture. Quindi noi ci ritroviamo in questo modo, abbiamo finito l'ultimo punto. Adesso facciamo una catenella e nello stesso punto andiamo a creare un punto basso in maniera tale che così creiamo l'angolo. Poi sotto ogni riga sottostante andiamo a creare i nostri punti bassi. Vedete, così rifiniamo e verrà ancora più semplice andare a cucire. Vedete? Quindi a questo punto continuiamo anche da questa parte. Ci dobbiamo ricordare che negli angoli dobbiamo creare punto basso e catenella e punto basso nello stesso punto. Quindi completiamo anche il giro di contorno e ci rivediamo per fare assieme le cuciture. Siamo quasi pronte per la cucitura. Io le ho legate un attimino in questo modo, così ci verrà più facile cercare di creare le cuciture. Allora, io mi sono inserita all'interno con un nodino. Adesso noi sistemiamo per bene e il tipo di cucitura sarà questa. Prendiamo le 2 asole da questa parte, quelle di fronte, facciamo passare l'ago la fettuccia e tiriamo per bene. Poi sempre da questa parte facciamo la stessa cosa, prendiamo tutte e 4 le asole e tiriamo per bene, così oltre ad essere
molto fitta come cucitura e anche decorativa. Vedete? E si prosegue. Sempre tutte e 4 le asole. Poi, una volta che abbiamo fatto tutte e 4 le cuciture, andiamo a cucire la calamita qui, come se fosse un bottone. Poi prendiamo la misura che più ci piace per inserire i manici, quindi prima piazziamo i moschettoni e poi anche il nostro manico. Quindi una volta effettuato tutti questi passaggi, la nostra borsa sarà completa. Che dite, non è venuto veramente bellissimo? L'utilizzo di questo punto rende i nostri lavori molto particolari e come avete visto dalla spiegazione, diciamo che è un po' articolato, ma secondo me si può riuscire tranquillamente. Guardate, indossata, veramente molto molto carina. Io vi ricordo, per questo progetto avete a disposizione un kit con tutto quello che ci occorre, che trovate su borgodepazzi.com e potete acquistare col mio codice sconto del 10% e scegliere tra le varie tinte di questo bellissimo Cotton Big. Per quanto riguarda il cordino, ne ho utilizzati circa 850 grammi, questo è quello che mi è rimasto, quindi se riconoscete di avere una mano un po' più larga, magari togliete l'ultimo giro, comunque il risultato non cambierà. Io ho ottenuto come misure 28 di larghezza, circa 20 o 21 in altezza e un 14 cm di profondità, quindi anche se togliete questo giro non vi preoccupate perché la borsa sarà comunque bella e anche abbastanza capiente. Se avete dei dubbi sulla lavorazione, mi raccomando mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere datemi punti hype e seguitemi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.